Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. I materiali per realizzare il corsetto sono una fodera, del raso, una teletta adesiva, delle forbici, del filo, degli spilli, il cartamodello numero 213 del metodo taglio d'oro da 280 modelli. Io ho utilizzato solo la parte superiore del modello, un nastro, un foglio in plastica PVC e degli occhielli di cui vi lascio il link in descrizione. Ho iniziato facendo delle fotocopie al modello così da non dover rovinare l'originale. Dopodiché ho ritagliato la parte del modello che mi serviva, cioè solo quella superiore del vestito che si vede nel modello. Ho preso la misura del mio petto, che è di 82 cm. Qui sto cercando con scarsi risultati di mettere a fuoco il video. Dopodiché, utilizzando una busta di plastica, ho creato il cartamodello vero e proprio. Ho preso il metro in dotazione con il metodo taglio d'oro, ho inserito la puntina dove c'è scritta la mia misura e dopodiché l'ho puntato sul modello. Seguendo poi le istruzioni del metodo, ho iniziato a creare il mio cartamodello. Non fornirò delle istruzioni dettagliate su come creare il cartamodello perché ci vorrebbe troppo tempo, ma se a qualcuno dovesse interessare, me lo scriva nei commenti così da poterci fare un video dedicato. Qui mi sto facendo aiutare da mia mamma perché io sono un po' una schiappa. Ho ritagliato le varie parti ottenute. Dopodiché ho preso la stoffa in raso, l'ho piegata in modo che rimanesse doppia e ho fissato il modello sulla stoffa con gli spilli. Ho poi ritagliato la stoffa lasciando un paio di centimetri circa di margine per ogni pezzo del modello. Poi ho ripetuto lo stesso identico procedimento anche con la fodera, sempre lasciando i margini. E ho poi ritagliato la parte centrale del dietro del corsetto. Infine, ho ripetuto lo stesso procedimento anche con la teletta adesiva, senza però lasciare margini. Dopodiché ho attaccato ogni parte corrispondente della teletta direttamente al raso con il ferro da stiro. Ho unito le varie parti ottenute con gli spilli, facendo attenzione che fossero corrette. La parte centrale davanti con le due laterali e successivamente quelle dietro.
Dopodiché ho cucito tutte le parti insieme, lasciando poco più di un piedino di distanza. Questo è un primo risultato dopo la cucitura. Ho rigirato il corsetto al rovescio e mia mamma mi ha aiutata a sistemarlo con gli spilli per stringerlo e farlo aderire meglio al mio corpo. Poi ho cucito laddove mia mamma aveva puntato gli spilli per stringere il corsetto. Ho ripetuto lo stesso identico procedimento anche con la fodera, cioè ho unito i pezzi, li ho cuciti e ho stretto il tutto. Dal margine che ho lasciato prima con il piedino, ho creato i canali in cui inserire le bacchette di plastica per rendere rigido il corsetto, sia davanti dove ci sono le cuciture sul seno che sui lati. Una volta cuciti, ho creato le bacchette dalla plastica PVC, creando 4 strisce del diametro di 5 mm. Dopodiché le ho inserite all'interno dei canali. Ho unito con gli spilli la fodera al corsetto sulla parte superiore e sui lati. Siccome dietro devo lasciare lo spazio per poi inserire il nastro e lasciare la schiena scoperta, ho deciso di cucire i lati lasciando un margine di 3,5 cm e lasciando la stoffa all'interno per rendere il tutto più resistente. Ho cucito la parte superiore e i lati del corsetto. Dopo aver cucito, ho stirato il corsetto in modo che la fodera non si vedesse. Poi ho inserito gli spilli per fermare la stoffa e sono andata a fare le rifiniture a macchina sulla parte superiore e sui lati del corsetto. Questo è il corsetto quasi finito, l'ho spillato sul reggiseno sui jeans per vedere come stava addosso. Questa è la parte posteriore in cui andrò a inserire il nastro. Ora prendo la misura della parte che andrò a tagliare in quanto lo preferisco più corto. Io ho misurato 18 cm, poiché vorrei che arrivasse più o meno all'altezza dell'ombelico.
Siccome dovrò fare anche il bordo alla parte inferiore, lascio qualche centimetro in più di stoffa. Quindi misuro circa 15 cm partendo dal basso, faccio i segni sul corsetto e taglio. Ho accorciato anche di qualche centimetro le asticelle in PVC per non prenderle dentro quando vado a cucire. Ho cucito la parte inferiore, lasciando un buco per poter rigirare il corsetto. Dopo averlo rigirato, ho fatto la rifinitura anche nella parte inferiore del corsetto. Una volta rifinito tutto il corsetto, ho appoggiato gli occhielli per farmi un'idea di dove li andrò a mettere. Dopodiché ho misurato più precisamente e segnato i punti in cui andrò a inserire gli occhielli. Con il kit apposito che si trova all'interno della confezione degli occhielli li ho inseriti. Vi ricordo che il link per gli occhielli è in descrizione. Una volta inseriti gli occhielli, questo è il risultato. Ora vado a inserire il nastro e il nostro corsetto è pronto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale.